Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Oggi ho preparato un video davvero interessante, che so che vi appassionerà. Parleremo di un argomento che, diciamo, ha fatto un po' di scalpore nel mondo del gossip turco. E non solo. Parleremo di Burak Özçivit, Neslihan Atagul e del, diciamo così, presunta crisi profonda che sembra aver colpito i rapporti tra questi due attori di successo. So che siete curiosi di sapere cosa c'è di vero e cosa c'è di esagerato in tutto questo, quindi preparatevi, mettetevi comodi e iniziamo subito. Prima di iniziare però, come sempre, vi chiedo un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti che propongo, se vi interessano le notizie sul mondo dello spettacolo turco, se volete rimanere sempre aggiornati sui vostri attori preferiti, vi invito a iscrivervi al mio canale. Basta un semplice clic sul pulsante iscriviti qui sotto e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video. E se il video di oggi vi piacerà, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e magari anche un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Ok, ora possiamo davvero cominciare. Allora, parliamo di Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Due nomi, due star, due talenti immensi del panorama televisivo turco. Entrambi hanno recitato in serie di successo che hanno fatto il giro del mondo, conquistando milioni di fan. Entrambi sono belli, carismatici e, diciamocelo, fanno sognare. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, dietro la facciata patinata e i sorrisi di circostanza, possono nascondersi delle tensioni, dei malumori, delle incomprensioni. E qui entra in gioco la famosa crisi profonda. La verità è che, da anni, si vocifera di un rapporto tutt'altro che idilliaco tra Burak e Neslihan. Le voci sono iniziate durante le riprese della popolarissima serie Kara Sevda, Endless Love. Nella serie, interpretavano rispettivamente Kemal e Nihan, due amanti sfortunati che affrontano mille peripezie per stare insieme. L'alchimia sullo schermo era palpabile, innegabile. Ma dietro le quinte, sembra che la situazione fosse ben diversa. Secondo le indiscrezioni che circolano da tempo, i due attori non si sopportavano. Si dice che non si rivolgessero la parola al di fuori delle scene, che evitassero il contatto fisico e che ci fossero state anche delle discussioni piuttosto accese sul set. Il motivo di questo astio? Beh, le teorie sono diverse. Alcuni sostengono che ci fossero delle divergenze artistiche, che non si trovassero d'accordo sull'interpretazione dei loro personaggi. Altri, invece, puntano il dito contro una presunta competizione professionale, una sorta di rivalità per chi dovesse essere la vera star della serie. E poi c'è la questione della gelosia. Burak Özçivit, all'epoca, era già fidanzato con Fariye Evcen, che poi è diventata sua moglie. Si dice che Fariye non vedesse di buon occhio l'affiatamento tra Burak e Neslihan sul set, e che fosse gelosa delle attenzioni che il suo compagno le dedicava durante le riprese. D'altra parte, anche Kadir Dulu, il marito di Neslihan, pare non fosse particolarmente felice della situazione. Insomma, un vero e proprio triangolo, o forse quadrato, amoroso, almeno stando alle voci di corridoio. Ma qual è la verità? È davvero esistita questa crisi profonda tra Burak e Neslihan? Beh, la risposta non è semplice. Nessuno dei due attori ha mai confermato pubblicamente di avere dei problemi. Anzi, in alcune interviste hanno sempre cercato di minimizzare la situazione, definendo i rumors come esagerazioni o invenzioni dei media. Tuttavia, il silenzio, a volte, può essere più eloquente di 1000 parole. Il fatto che, al di fuori del set, Burak e Neslihan non si siano mai frequentati, che non ci siano foto che li ritraggono insieme, che non si siano mai scambiati commenti sui social media, alimenta ulteriormente i sospetti. Se fossero davvero amici, colleghi che si stimano a vicenda, non ci sarebbe motivo di evitare il contatto, no? Inoltre, è interessante notare che, dopo la fine di Kara Sevda, Burak e Neslihan non hanno più lavorato insieme. E questo, in un ambiente come quello turco, dove gli attori tendono a collaborare spesso e volentieri, è piuttosto significativo. Sembra quasi che abbiano fatto di tutto per evitare di incrociarsi di nuovo. Quindi, cosa possiamo concludere? La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Forse non c'è stata una vera e propria guerra tra Burak e Neslihan, ma sicuramente non c'è stato nemmeno un rapporto di grande amicizia e affetto. Probabilmente si sono rispettati come professionisti, ma non sono riusciti a instaurare un legame più profondo. E questo,
complice anche la gelosia dei rispettivi partner, ha creato un clima di tensione sul set. D'altra parte, bisogna anche considerare che il mondo dello spettacolo è pieno di pettegolezzi e speculazioni. Spesso, i media tendono a ingigantire le situazioni, a creare drammi dove non ce ne so. No. Quindi, è possibile che la crisi profonda tra Burak e Neslihan sia stata gonfiata ad arte per attirare l'attenzione del pubblico e aumentare l'audience. In ogni caso, una cosa è certa, Kara Sevda è stata una serie di grande successo. E il merito va anche all'interpretazione impeccabile di Burak e Neslihan. Che si siano amati o odiati, che si siano ignorati o combattuti, hanno saputo dare vita a due personaggi indimenticabili, che hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. E questo, alla fine, è ciò che conta davvero. E con questo, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi sulla presunta crisi profonda tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come le voci su un rapporto teso tra i due attori siano iniziate durante le riprese di Kara Sevda, alimentate da gelosie, rivalità professionali e divergenze artistiche. Abbiamo analizzato le prove e le smentite, cercando di capire cosa c'è di vero e cosa c'è di esagerato in questa storia. E abbiamo concluso che, probabilmente, la verità sta nel mezzo. Non c'è stata una vera e propria guerra, ma nemmeno un'amicizia sincera e profonda. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero di avervi tenuto compagnia e di avervi fornito qualche spunto di riflessione. Ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che ci sia davvero stato un astio tra Burak e Neslihan? Oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Lasciatemi i vostri commenti qui sotto, sono curioso di sapere la vostra opinione. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate anche la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, aspetta un secondo. Prima di chiudere definitivamente questo capitolo e passare al prossimo video, sento che dobbiamo scavare ancora un po' più a fondo in questo intricato labirinto di rumors e speculazioni. Perché diciamocelo, l'argomento è succoso e merita un'analisi più dettagliata. Innanzitutto, voglio soffermarmi un po' di più sul contesto in cui è nata questa presunta crisi profonda. Kara Sevda non era solo una serie televisiva di successo, era un vero e proprio fenomeno culturale. Ha infranto record di ascolti, ha vinto premi prestigiosi ed è stata venduta in decine di paesi in tutto il mondo. La popolarità della serie ha catapultato Burak e Neslihan nell'Olimpo delle star turche, rendendoli idoli per milioni di persone. Immaginate la pressione. Essere costantemente sotto i riflettori, avere la propria vita privata passata al setaccio dai media, dover rispondere a domande indiscrete e gestire l'attenzione ossessiva dei fan. Tutto questo, inevitabilmente, crea un ambiente stressante e competitivo, dove è facile che nascano tensioni e incomprensioni. E poi, diciamocelo, il mondo dello spettacolo è pieno di ego ipertrofici. Attori e attrici sono spesso persone ambiziose, determinate a raggiungere il successo e a rimanere sulla cresta dell'onda. La competizione per i ruoli, per le copertine delle riviste, per i contratti pubblicitari è spietata, e può portare a rivalità e gelosie. Nel caso di Burak e Neslihan, è possibile che entrambi abbiano sentito la pressione di dover dimostrare di essere i migliori, di essere le vere star della serie. E questo, inconsciamente, può aver creato una sorta di competizione silenziosa, che ha minato il loro rapporto. Un altro aspetto da considerare è il ruolo dei media. I tabloid turchi sono famosi per la loro tendenza a esagerare le notizie, a creare scandali e a inventare storie per aumentare le vendite. Spesso, basta una semplice indiscrezione, un'occhiata storta o un sorriso mancato per scatenare un putiferio mediatico. Nel caso della crisi profonda tra Burak e Neslihan, è molto probabile che i media abbiano giocato un ruolo significativo nell'alimentare i rumors e nell'ingigantire la situazione. Hanno interpretato i silenzi, hanno analizzato i gesti, hanno cercato di carpire ogni minimo dettaglio per costruire una narrazione sensazionalistica. E poi c'è il fattore social media. Oggi, gli attori e le attrici sono costantemente connessi con i loro fan attraverso piattaforme come Instagram, Twitter e Facebook. Ogni post, ogni commento, ogni mi piace viene analizzato, interpretato e commentato da milioni di persone.
Nel caso di Burak e Neslihan, il fatto che non si siano mai scambiati commenti sui social media, che non si siano mai seguiti reciprocamente, ha alimentato ulteriormente i sospetti sulla loro presunta crisi profonda. I fan hanno interpretato questo silenzio come una conferma dei rumors e hanno iniziato a speculare sulle ragioni del loro astio. Ma torniamo un attimo alla questione. Né della gelosia. Come abbiamo detto, Burak era fidanzato con Fariye Evcen, e si dice che lei non vedesse di buon occhio l'affiatamento tra il suo compagno e Neslihan sul set. Ma chi è Fariye Evcen? È un'attrice di successo, bellissima e carismatica, che ha recitato in numerose serie televisive e film. È una donna forte e indipendente, abituata a stare sotto i riflettori. È possibile che Fariye si sia sentita minacciata dall'alchimia tra Burak e Neslihan sullo schermo, e che abbia avuto paura di perdere il suo compagno. La gelosia è un sentimento umano, comprensibile, soprattutto in un ambiente come quello dello spettacolo, dove le tentazioni sono tante e le relazioni sono spesso instabili. D'altra parte, anche Kadir Dulu, il marito di Neslihan, è un attore di successo. È un uomo affascinante e talentuoso, che ha conquistato il cuore di milioni di fan. È possibile che anche Kadir si sia sentito a disagio di fronte all'affiatamento tra sua moglie e Burak sul set. Insomma, la situazione era complessa e delicata, con 4 persone coinvolte e con una serie di dinamiche interpersonali difficili da gestire. È facile immaginare che ci siano state tensioni, incomprensioni e malumori. Ma la domanda rimane: è davvero esistita questa crisi profonda? Beh, la risposta, come abbiamo detto, non è semplice. Nessuno dei 4 protagonisti ha mai confermato pubblicamente di avere dei problemi. Anzi, hanno sempre cercato di minimizzare la situazione, definendo i rumors come esagerazioni o invenzioni dei media. Tuttavia, ci sono alcuni indizi che suggeriscono che qualcosa non andava. Il fatto che Burak e Neslihan non si siano mai frequentati al di fuori del set, che non ci siano foto che li ritraggono insieme, che non si siano mai scambiati commenti sui social media, è piuttosto significativo. Inoltre, è interessante notare che, dopo la fine di Kara Sevda, Burak e Neslihan non hanno più lavorato insieme. E questo, in un ambiente come quello turco, dove gli attori tendono a collaborare spesso e volentieri, è piuttosto strano. Quindi, cosa possiamo concludere? Beh, possiamo concludere che la verità, probabilmente, sta nel mezzo. Forse non c'è stata una vera e propria guerra tra Burak e Neslihan, ma sicuramente non c'è stato nemmeno un rapporto di grande amicizia e affetto. Probabilmente si sono rispettati come professionisti, ma non sono riusciti a instaurare un legame più profondo. E questo, complice anche la gelosia dei rispettivi partner, ha creato un clima di tensione sul set. Un clima che, a sua volta, è stato alimentato dai media e dai social media, che hanno contribuito a ingigantire la situazione e a creare una narrazione sensazionalistica. Ma alla fine, ciò che conta davvero è che Burak e Neslihan hanno saputo dare vita a 2 personaggi indimenticabili, che hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. E questo, alla fine, è ciò che conta davvero. Il loro talento, la loro professionalità e la loro capacità di incarnare l'amore tormentato di Kemal e Nihan hanno superato ogni possibile frizione dietro le quinte. Hanno consegnato una performance che resterà nella storia della televisione turca e internazionale. E forse, in fondo, è proprio questa la magia del mondo dello spettacolo, la capacità di trasformare le tensioni e le rivalità in arte, di creare emozioni intense e di far sognare il pubblico, anche se dietro le quinte c'è una crisi profonda. Ora, sì, possiamo dire che abbiamo davvero sviscerato l'argomento fino in fondo. Spero che questa analisi più approfondita vi sia piaciuta e che abbiate trovato interessante il mio punto di vista. Non dimenticatevi di lasciare un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E state sintonizzati, perché ho in serbo per voi altre storie succose dal mondo dello spettacolo turco.